Il corpo incorrotto di Bernadette. Entrati nel cortile del convento di St. Gildard si accede alla chiesa attraverso una porticina laterale. La semioscurità, perenne in questa architettura neogotica dell'Ottocento, è rotta dalle luci che illuminano un'artistica cassa funeraria in vetro. Il piccolo corpo, 1,42 m, di una religiosa sembra dormire con le mani giunte attorno a un rosario e il capo reclinato sulla sinistra. Sono le spoglie, intatte a 124 anni dalla morte, di Santa Bernadette Soubirous, colei sulle cui misere spalle di malata cronica poggia il peso del più frequentato santuario del mondo. Al noviziato di Nevers, Bernadette giunse nel 1866. Senza mai muoversi vi trascorse 13 anni, fino alla morte, il 16 aprile 1879. Non aveva che 35 anni, ma il suo organismo era consumato da una serie impressionante di patologie, alle quali si erano aggiunte le sofferenze morali. Quando la sua bara fu calata nel caveau, scavato nella terra, di una cappella nel giardino del convento, tutto lasciava supporre che quel minuscolo corpo mangiato anche da cancrene si sarebbe presto dissolto. In realtà, proprio quel corpo è giunto intatto sino a noi, anche negli organi interni, sfidando ogni legge fisica. Uno storico e scienziato gesuita, il padre André Ravier, ha pubblicato di recente i resoconti completi delle 3 riesumazioni, basandosi su una documentazione inattaccabile. In effetti, nella Francia anticlericale tra 8 e 900, a ogni apertura del sepolcro assistettero, sospettosi, medici, magistrati, funzionari della polizia e del comune. I loro rapporti ufficiali sono stati tutti conservati dalla pignola amministrazione francese. La prima riesumazione, per l'inizio del processo di beatificazione, avvenne nel 1909, 30 anni dopo la morte. All'apertura della cassa, alcune anziane suore, che avevano visto Bernadette sul letto di morte, svennero e dovettero essere soccorse. Ai loro occhi la consorella apparve non soltanto intatta, ma come trasfigurata dalla morte, senza più i segni della sofferenza sul volto. Il rapporto dei 2 medici è categorico. L'umidità era tale da avere distrutto gli abiti e persino il rosario, ma il corpo della religiosa non era stato intaccato, tanto che anche denti, unghie, capelli erano tutti al loro posto e pelle e muscoli si rivelavano elastici al tatto. La cosa, scrissero i sanitari, confermati dai rapporti dei magistrati e dei gendarmi presenti, non appare naturale, visto anche che altri cadaveri, sepolti nello stesso luogo, si sono dissolti e che l'organismo di Bernadette, flessibile ed elastico, non ha subito nemmeno una mummificazione che ne spieghi la conservazione. La seconda riesumazione avvenne 10 anni dopo, nel 1919. I 2 medici, stavolta, erano famosi primari e ciascuno, dopo la ricognizione, fu isolato in una stanza perché scrivesse il suo rapporto senza consultarsi con il collega. La situazione, scrissero entrambi, era rimasta la stessa della volta precedente. Nessun segno di dissoluzione, nessun odore sgradevole. La sola differenza era un certo scurimento della pelle, dovuto probabilmente al lavaggio del cadavere, 10 anni prima. La terza e ultima ricognizione fu nel 1925, alla vigilia della beatificazione. A 46 anni dalla morte, e alla consueta presenza delle autorità non solo religiose, ma anche sanitarie e civili, sul cadavere, ancora intatto, si poté procedere senza difficoltà all'autopsia. I 2 luminari che la praticarono pubblicarono poi una relazione su una rivista scientifica, dove segnalarono all'attenzione dei colleghi il fatto, che giudicavano più che mai inspiegabile, della conservazione perfetta anche degli organi interni, compreso il fegato, destinato più di ogni altra parte corporea a una rapida decomposizione. Vista la situazione, si decise di mantenere accessibile alla vista quel corpo che appariva non di una morta, ma di una dormiente in attesa del risveglio. Sul viso e sulle mani fu applicata una leggera maschera, ma solo perché si temeva che i visitatori fossero colpiti dalla pelle scurita e dagli occhi, intatti sotto le palpebre, però un po' infossati. È certo, comunque, che sotto quella sorta di maquillage e sotto quell'abito antico delle suore della carità, c'è davvero la Bernadette morta nel 1879, fissata misteriosamente, e per sempre, in una bellezza che il tempo non le ha tolto ma restituito.